proprio sintesi, quali sarebbero le esigenze prioritarie che tu immagini per sostenere meglio o di più le persone anziane con disabilità? Io penso che abbiano... Per soddisfare dei titoli, uno slogan, tipo campagna elettorale. Tipo cosa vogliamo di più? Per me, più si può, meglio vivere a casa propria e avere gli aiuti giusti per star bene a casa e godersi le giornate in maniera piacevole. Poi, se non puoi stare a casa tua, a casa con qualcun altro. Chi può vivere con te, come puoi aprire la tua casa ad altri, trasformarla anche perché altri abitino con te, quindi un co-housing che può partire anche dalle proprie abitazioni, oppure, se non è possibile, si va su altre abitazioni per vivere insieme ad altri, in piccoli nuclei. Se proprio non si può neanche questa dimensione, per qualcuno varrà ancora la pena vivere in comunità dove i servizi sono costruiti bene, garantiti e gestiti bene. Abbiamo esperienze, insomma, credo bellissime intorno a noi e penso esportabili anche oltre provincia, oltre regione. E ci sono persone che si avvalgono proprio della vita in comunità, perché ci sono risorse, ci sono turni, no, di operatori che si rigenerano nelle giornate insieme alle persone con disabilità. E c'è una organizzazione tale che consente a ciascuno di respirare e di poter affrontare le sfide quotidiane. Penserei a una comunità intorno che ha capito che si può stare tra diversi e che ciascuno può fare la sua parte, che possiamo contaminarci reciprocamente, che possiamo scambiarci anche qualche posto a sedere, nel senso che ci si può invitare a casa gli uni degli altri, si possono conoscere le esperienze di comunità, di co-housing, ci si può invitare a cena. Ci si può preoccupare perché quel co-housing continui, perché quella comunità continui ad esistere, perché quel servizio continua ad esserci, e lo si fa anche con le scelte politiche, con le scelte culturali, amministrative, di politiche abitative, di politiche di viabilità, di accessibilità. Ecco, credo che manchi anche ancora tanta accessibilità e mobilità nei servizi che proponiamo e anche nelle nostre città, nei nostri paesi, insomma, dove ancora se sei diverso, sei il diverso e non sei uno di noi, ecco, no? Credo che l'integrazione e l'interazione, come si diceva, io credo di più all'interazione e mi piacerebbe, ecco, pensare che a partire dalle relazioni umane noi siamo in grado poi di interagire tra noi in tutti i contesti di vita. Quindi se abbiamo voglia di stare in relazione, tutti, bisogna avere voglia, avere strumenti per stare in relazione, quindi allenarci alle relazioni, perché è un bel dire, mi emoziona molto questa cosa, è bello, le relazioni sono un capitale sociale immenso. Sì, lo sono quando esistono, quando le coltiviamo, quando le nutriamo, quando ci crediamo. E quindi partirei da promuovere una cultura diversa, e vivere proprio esperienze di comunità, di piccolo gruppo, di rione, di quartiere, di piazza, insomma, per potersi riconoscere e dire come stai e accorgersi gli uni degli altri, perché come sta Mario oggi che non lo vedo uscire, no? Poterselo dire, poterselo chiedere, suonare il campanello e dire guarda, cosa mi capiterà di così brutto se io suono un campanello per salutare una persona? Niente. Allora perché non farlo da partire dal tuo vicino di casa, da quello che ti sta di fronte, a quell'altro che non vedi da tempo? E invece pare che parliamo di relazioni in senso lato e mai puntualizzate verso, no? La vicinanza, il vicinato. Sì, a me credo sia un valore che fa bene a tutti. Abbiamo detto tantissimo, ma c'è qualcosa che vorresti aggiungere che non ti ho chiesto? Non lo so, sento che ancora a volte il lavoro con la disabilità mi interpella molto perché un po' stiamo tutti un po' invecchiando, no? E quindi perdiamo per strada alcune abilità. E questo processo quando lo scopri su di te, anche per piccole cose, dici mamma mia, lo sto constatando dentro di me, lo sto constatando su di me, quindi constatare i propri cambiamenti e anche poter essere un po' più vicini ai cambiamenti degli altri. E allora dici, cos'altro posso fare della mia vita, cos'altro posso mettere in campo a livello professionale o a quali strategie sto più attenta? Credo che siano proprio il rispetto un po' per le persone e il poter condividere quello che si può, perché poi ognuno mette in gioco quello che vuole di sé, non è obbligato a farlo,
e questo è anche tanto da scoprire. Possiamo pretendere che tutti si facciano aiutare ed è anche vero che tante persone non si fanno aiutare, non lo vogliono, non sempre. Ci si arriva, è un processo anche quello dell'aiuto, del poter accogliere anche gli aiuti o poter accogliere anche le richieste. Quindi possiamo dire che in questa, pensare alle persone con disabilità che invecchiano, forse anche una delle sfide rispetto ad altre fasi dell'età delle persone, in cui magari quando sono giovani adulti, pensiamo all'acquisizione, al mantenimento delle autonomie, forse rispetto all'invecchiamento, hai usato tu, ma l'ha usato prima anche Andrea, no? Come mantenere il più a lungo possibile le abilità che abbiamo appreso, come perderle il meno possibile, come fare in modo di accettare l'aiuto degli altri per continuare ad avere una vita di qualità. Certo, e questo è un passaggio di consapevolezza, mantenere il più possibile. Sì, l'avete detto tutti e due in parole diverse, sì, no? E poi provare a capire quando è ora di chiedere aiuto, no? E magari ringraziare anche chi ti è vicino perché ti dice forse è ora che ti fai aiutare, no? E poter contare su un amico piuttosto che un operatore, piuttosto che una persona che ci vede prima di te e che ti può dire guarda, puoi chiedere aiuto ed è bene quando lo fai perché è bene per te, e avere a chi chiedere aiuto, perché poi se tu ti interpelli il sistema dei servizi e gli aiuti non arrivano è un po' dire vabbè ok, allora ecco. Però anche il sistema può crescere. Io credo anche che i cambiamenti ne stiamo vedendo tanti, ne abbiamo visti tanti, possiamo dire, non possiamo certo dire che tutto va in peggio, anzi devo dire che possiamo tenere tra le mani insomma le cose che desideriamo perché riusciamo a inseguirle, c'è un percorso da fare per ottenerle e io spero che si possa sempre fare, che riusciamo a individuarlo e che ci sia dall'altra parte insomma o lungo la strada quello che ci serve. Io penso che riusciamo a costruirlo. Mi piacerebbe che fossimo molto flessibili, che le cose fossero adattabili, al di là delle regole, mi viene da dire, ma non perché sono senza regole, non sono una sregolata e mi piacciono le normative di riferimento, ma credo che prima vengano le persone, insomma, e dovremmo davvero fare a volte il processo inverso, prima la persona e poi vediamo se c'è quella regola mi serve per la persona. Non so se ho detto qualcosa di grazie, c'è detto un sacco di cose, quindi ti ringrazio anche di questa condivisione, insomma un pezzettino per il nostro progetto, ma anche una bella condivisione insomma tra colleghi. Tra colleghi, grazie. Sì, forse sugli aspetti più valoriali mi viene da dire, ma non dobbiamo perderli di vista, sento che insomma, sono molto forti e sono stimolo ogni giorno per dire anche oggi si va al lavoro perché qualcosa si può creare e qualcosa posso imparare. Grazie.